il mondo cambia a velocità supersonica, come un razzo. E sapete qual è il motore di questa trasformazione? Esatto, le nuove tecnologie. Le aziende, per non fare la fine dei dinosauri, devono adattarsi. Nuove sfide, certo, ma anche nuove incredibili opportunità. Le aziende top, quelle che fanno davvero la differenza, investono nell'innovazione. Sperimentano tecnologie emergenti, come uno chef stellato che sperimenta nuovi piatti. L'obiettivo? Essere sempre un passo avanti alla concorrenza, come Totti che anticipava i difensori. Guadagnare un vantaggio competitivo, insomma. Ma attenzione, la trasformazione digitale non è solo tecnologia. No. Richiede un cambio di mentalità, un po' come quando abbiamo smesso di usare la lira e siamo passati all'euro. Serve flessibilità, capacità di adattamento, velocità. Le aziende devono diventare data-driven, guidate dai dati. Le decisioni si prendono con i numeri alla mano, non a naso, come farebbe un bravo ragioniere. La rivoluzione digitale ha già cambiato le nostre vite, e come? Pensiamo alle vacanze, prenotiamo voli e alberghi online, senza fare la fila in agenzia viaggi. Usiamo Google Maps per muoverci, come moderni Cristoforo Colombo. E la finanza? Gestiamo i nostri conti correnti dal telefono, senza dover andare in banca a fare la fila. I media? Ormai per essere informati si naviga online, si leggono i quotidiani digitali, si guardano film in streaming. Addio, giornalaio sotto casa. Anche le traduzioni sono cambiate. I software di traduzione automatica sono diventati più precisi di un traduttore simultaneo, facilitando la comunicazione globale. E il servizio clienti? Le aziende usano chatbot e assistenti virtuali che rispondono alle domande dei clienti e risolvono piccoli problemi, come farebbe un commesso super efficiente. Un ottimo modo per migliorare l'efficienza e ridurre i costi, un po' come quando andiamo al supermercato self-service. L'automazione è una grande sfida, come scalare l'Everest. Robot e intelligenza artificiale stanno sostituendo alcuni lavori, soprattutto quelli ripetitivi. È la cosiddetta disoccupazione tecnologica. Ma attenzione, la tecnologia crea anche nuove opportunità, come un nuovo rinascimento. Nascono nuove professioni, legate all'analisi dei dati, alla programmazione, alla cybersecurity. Serve un cambio di passo nella formazione, bisogna preparare le persone alle professioni del futuro, come si allenano gli atleti per le Olimpiadi. Le aziende hanno un ruolo fondamentale. Devono investire nella formazione dei dipendenti, aiutarli ad acquisire nuove competenze, come un allenatore che prepara la sua squadra per la vittoria. Solo così potranno affrontare le sfide del futuro a testa alta. Il cliente al centro? Questa è la regola d'oro, come il Colosseo per Roma. Le aziende lo sanno bene. Ma come migliorare l'esperienza del cliente? La tecnologia può dare una grande mano, ma attenzione a non dimenticare l'empatia, il tocco umano. L'intelligenza artificiale permette di personalizzare l'interazione, di offrire prodotti e servizi su misura, come un sarto che cuce un abito su misura. Ma il tocco umano è fondamentale, come la stretta di mano dopo un accordo. Un cliente soddisfatto è un cliente che torna, come si dice, cliente contento, il negozio è pieno. Le aziende devono trovare il giusto equilibrio tra automazione ed empatia, tra efficienza e contatto umano. La tecnologia deve essere uno strumento, non un muro tra l'azienda e il cliente. La tecnologia apre nuovi orizzonti, come un telescopio che ci mostra l'universo. La realtà virtuale, ad esempio, ci permette di immergerci in mondi digitali, come un moderno Leonardo da Vinci che inventa nuove macchine. Un'opportunità incredibile per il training aziendale o per presentare prodotti in modo innovativo. E le tecnologie di posizionamento iperaccurate? Permettono di tracciare oggetti e persone con la precisione di un orologio svizzero. Un vantaggio enorme per la logistica o per la gestione dei magazzini. Le aziende devono essere curiose, come dei veri esploratori, sperimentare nuove tecnologie e capire come usarle a proprio vantaggio. Solo così potranno cogliere tutte le opportunità del futuro. Il cloud computing è ormai una realtà consolidata, come la pasta al pomodoro per noi italiani. Le aziende possono accedere a risorse informatiche on demand, senza dover investire in costosi server. Un vantaggio enorme in termini di flessibilità e di costi, come avere un ufficio virtuale sempre a disposizione.
E i contratti intelligenti? Sono contratti digitali, basati sulla tecnologia blockchain, che garantiscono sicurezza e trasparenza. Le transazioni sono automatiche e immutabili, come scolpite nella pietra. La sicurezza informatica è fondamentale. Le aziende devono proteggere i propri dati e quelli dei clienti, come un mastino che protegge la sua casa. Serve investire in sistemi di sicurezza avanzati per prevenire attacchi informatici. La tecnologia è in continua evoluzione, cambia più velocemente della moda. Le aziende devono restare al passo, aggiornarsi costantemente, come studenti modello. Solo così potranno competere nel mercato globale e raggiungere il successo.